Buongiorno amico over 50. Se anche tu, come me, inizi la giornata come uno zombie alla ricerca della tua prima tazza di caffè, questo video ti salverà la vita, o almeno la pelle. Oggi ti svelo 7 abitudini mattutine che ti fanno invecchiare male e come sostituirle con trucchi da furbacchione. Spoiler, niente yoga estremo o colazioni da chef stellato. Solo consigli che puoi seguire anche se il tuo massimo sport è aprire il barattolo dei biscotti. Immagina le tue abitudini mattutine come un computer degli anni 90. Se non fai l'aggiornamento, si blocca. Proprio come te, dopo aver inseguito il nipote. Ecco la prima abitudine killer da cancellare. 1. Saltare la colazione pensando di dimagrire. Sì, la classica mossa mangio aria e orgoglio. Saltare la colazione è come avviare l'auto senza benzina. Finisci per trascinarti fino a ora di pranzo, per poi divorare il frigo come un orso grizzly. Dato shock, diversi studi hanno evidenziato che saltare regolarmente la colazione, soprattutto dopo i 50 anni, può contribuire ad aumentare il grasso addominale e, diciamo, a rendere meno felice il partner. Come rimediare? Eccoti una mini colazione super easy, yogurt greco e frutta secca. Se vai di corsa, mangia almeno una banana o rubane una al nipote, tanto non se ne accorgerà. Pro tip: se proprio non hai fame, bevi un bicchiere d'acqua col limone. Non sarà un cappuccino, ma almeno idrati le rughe. E adesso dimmi, quante volte hai saltato la colazione questa settimana? Scrivilo nei commenti e preparati al mio giudizio silenzioso. Seconda abitudine killer: bere il caffè prima dell'acqua. Lo so, il caffè è il tuo santo graal mattutino. Ma bere caffè a stomaco vuoto è come gettare acido sulle pareti dello stomaco. E no, non parlo del caffè della suocera. Dato shock: è stato dimostrato che bere caffè a stomaco vuoto può effettivamente aumentare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e, diciamocelo, renderci un po' meno tolleranti al mattino. Come sostituirla? Prima del caffè, bevi un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. È noioso? Allora aggiungi una fettina di limone e fingi di essere a Bali. Pro tip: se proprio non resisti, mangia un dattero prima del caffè. Sarà come mettere un airbag al tuo stomaco. Ammettilo, dai. Quante volte hai bevuto il caffè prima dell'acqua? Io ieri e l'altro ieri. E mi fermo qui. Comunque, ora che sai come fare per non trasformare il tuo stomaco in un campo di battaglia, condividi questo video con quell'amico che beve caffè come se fosse acqua e digli che lo fai per il suo bene. O per vendetta, perché l'ultima volta che sei andato a casa sua, il caffè sapeva di motore. Adesso scopriamo la prossima abitudine, quella che ti trasforma in un troll di Facebook alle 6 del mattino, pronto a commentare ai miei tempi, sotto ogni post che parla di giovani. Ecco la terza abitudine killer: controllare le notifiche prima di alzarti dal letto. Svegliarsi col telefono in mano è come iniziare la giornata con una spranga in testa. Ansia, confronti social tossici e la certezza che tutti stiano meglio di te, tranne quel parente che condivide 100 fake news su WhatsApp, convinto di salvare il mondo prima delle 7 del mattino. Dato shock: gli esperti suggeriscono che controllare il telefono appena svegli può contribuire ad aumentare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e a generare una certa sensazione di ansia e sopraffazione. Come sostituirla? Appena ti svegli, i primi 10 minuti fai qualsiasi cosa tranne prendere in mano il cellulare. Stiracchiati, respira o fissa il soffitto pensando alla pensione. Funziona uguale. Pro tip: la notte lascia il telefono in un'altra stanza. Così se ti svegli per guardarlo, almeno fai 2 passi. E bruci 0,3 calorie. Quarta abitudine killer: saltare il riscaldamento, come se fossi ancora ventenne. Alzarsi dal letto e fare movimenti bruschi è come chiedere alla schiena: ciao, vuoi un'ernia gratis? Spoiler: lei dice sempre sì. Dato shock: molti esperti concordano che una buona percentuale dei dolori articolari dopo i 50 anni è legata a movimenti bruschi a freddo. E,
diciamo che aiutare i nipoti a traslocare non aiuta. Come sostituirla? 2 minuti di riscaldamento da divano, ruota le caviglie, allunga le braccia e fai oscillazioni pelviche, che almeno ti ricordi dei tuoi anni '80. Pro tip: se hai fretta, fai le scrollate di spalle davanti alla caffettiera. È pur sempre un esercizio. E adesso pausa caffè. No, dai, scherzo. Però se sei arrivato fin qui, hai già scoperto 4 abitudini killer e 4 soluzioni da genio pigro. Ora, prima di andare avanti, regalami il tuo like se ti riconosci in almeno una di queste abitudini e iscriviti al canale se vuoi scoprire altri trucchi per invecchiare bene. Fatto? Ottimo! Ora andiamo subito a scoprire la quinta abitudine killer: lottare col cuscino come un wrestler. Svegliarsi con il collo bloccato non è un segno di carattere, è un segno che devi cambiare cuscino. Quello che usi da 20 anni ormai è più piatto di una focaccia rimasta in forno. Dato shock: un cuscino non adeguato può effettivamente contribuire alla formazione di rughe del collo e, diciamo, a non farci proprio risplendere al meglio. Come sostituirla? Investi in un cuscino ortopedico. Costa come una cena fuori, ma dura 5 anni e non russerai come un trattore. Pro tip: se non vuoi spendere, dormi sulla schiena con un asciugamano arrotolato sotto il collo. Sembrerà strano, ma è come il supporto cervicale della tua auto. Non è glamour, ma tiene sulla testa. Ma dimmi, quanti cuscini hai nella tua collezione falliti? Io 7. E uno lo uso per costruire un muro antirumore, che funziona meglio dei tappi per le orecchie. Sesta abitudine killer: evitare la luce naturale come un vampiro. Se alzi le tapparelle alle 12 e ti lamenti di essere sempre stanco, il problema non è l'età. Sei tu che vivi come un gufo in letargo o come un vampiro in pensione che ha paura anche della luce del frigorifero. Dato shock: è risaputo che la luce naturale del mattino aiuta a regolare il cortisolo e può avere un impatto positivo sull'umore e, diciamocelo, è decisamente più economica di certe lampade miracolose. Come sostituirla? Apri le finestre entro 30 minuti dal risveglio. Se fa freddo, metti una coperta sulle spalle e fingi di essere un monaco zen con il pigiama. Non hai finestre in camera? Usa una lampada a luce naturale e posizionala accanto alla tua tazza di caffè. È come un'alba finta e senza il sottofondo dei gabbiani. A proposito, tu a che ora accendi la luce la mattina? Io alle 7, perché il gatto mi sveglia per mangiare. Settima abitudine killer: fare colazione con i cereali zuccherati, come se fossi un dodicenne. Lo so, i cereali colorati sono il tuo peccato segreto da nonno ribelle, ma mangiare zuccheri alle 7 è come dare al tuo corpo un'altalena di energia, che poi ti abbandona alle 9:30, lasciandoti più spento di una candela al vento. Dato shock: è noto che una colazione troppo ricca di zuccheri può favorire l'infiammazione e, a lungo andare, potrebbe anche aumentare la familiarità con il diabetologo. Come sostituirla? Scegli cereali integrali o fiocchi d'avena. Se sono tristi, aggiungi frutta fresca o una spolverata di cacao amaro. Sembra sano, ma è comunque cioccolato. Pro tip: se proprio vuoi i cereali zuccherati, nascondili in una ciotola segreta e fingi che siano dei nipoti. Ti faccio i complimenti. Se hai resistito fino a qui, hai appena guadagnato il titolo di stratega dell'alba sana, o almeno hai dimostrato di avere una pazienza eroica. Ora tocca a te. Ti lascio 3 compitini da fare. Il primo è quello di mettere il like se hai riconosciuto almeno 3 abitudini killer, o se vuoi farmi credere che sei perfetto. Il secondo è quello di scrivere nei commenti qual è l'abitudine più difficile da eliminare. Io dico il caffè a stomaco vuoto, ma mia moglie dice che è la mia faccia da zombie delle 6 del mattino. Terzo ed ultimo, se ancora non lo hai fatto, condividi questo video con qualcuno che inizia la giornata peggio di un gatto sotto la pioggia. Super consiglio: se pensi che cambiare le abitudini mattutine sia solo l'inizio, guarda il video che appare adesso sul tuo display sui 5 esercizi che ogni over 50
deve fare per restare giovane. Spoiler: zero ironia, niente salti, niente sudore. Appena semplici esercizi che puoi fare comodamente a casa in soli 10 minuti al giorno per contrastare la perdita muscolare, aumentare energia e forza e restare giovane. E se non sei ancora iscritto al canale, cosa aspetti? L'iscrizione è gratis, a differenza del cuscino ortopedico che ti ho appena convinto a farti comprare. A presto, giovane guerriero dell'alba, o almeno giovane dentro. E ricorda, invecchiare è obbligatorio, invecchiare male è opzionale.